Occhio di lince, ciao, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica dello yoga. Oggi il tema sarà decompressione. Utilizzerò 3 esercizi di decompressione come neuro warm up, per cui lo potrete fare prima ancora della pratica dello yoga. Alla fine di questi esercizi di decompressione per le mani e per le dita delle mani farò vedere una posizione, farò vedere il Virabhadrasana 2. Allora, prima di iniziare gli esercizi, via la sigla! Bene, la decompressione articolare è molto utilizzato negli sport, ha un'ottima risposta in termini di performance sportiva. Allora, questo è stato studiato nel tempo e hanno osservato che la decompressione articolare, poi soprattutto per quanto riguarda le mani, perché ne ha tantissime articolazioni e danno un tipo di messaggio al mio sistema nervoso centrale, è stato scoperto che ha fatto sì che quel tipo di performance fosse facilitata dalla decompressione articolare. Sentirete anche le articolazioni, quel piccolo rumore di toc, proprio sembra che ci sia un spazio in mezzo alle articolazioni. Ecco, è proprio quello. Quindi utilizziamo questo concetto prima di eseguire le asana. Allora, il primo esercizio, partiamo sempre dalla respirazione prima di eseguire gli esercizi di decompressione. Rimango sulla posizione da Tadasana, il peso non troppo avanti ai piedi, non troppo dietro, né troppo all'esterno né troppo all'interno, con la curva fisiologica del tratto lombare. Immagino che ci sia questo filo che mi tira verso l'alto e respiro sulla parte bassa dell'addome. Faccio da 3, 5, 7 respiri molto tranquilli. Rilasso la bocca, la lingua e cerco di lasciare che ci sia il respiro in basso addome. Sento le braccia che pesantemente cedono in basso, che ci sia un radicamento dei piedi a terra. Chi ha difficoltà di sentire questo respiro in posizione in piedi, si siede oppure si sdraia a terra. Potrei anche mettere le mie mani in questa zona sotto l'ombelico per dare una indicazione al mio sistema nervoso centrale che il respiro deve essere lì. Lo lascio. Pavimento pelvico rilassato e stop. Bene, il primo esercizio: allargo le dita della mano sinistra, aggancio le dita della mano destra all'interno, intreccio bene le dita delle mani, porto il gomito attaccato al fianco e con un movimento di torsione della mano destra portando il mignolo sinistro verso l'alto e il pollice verso il basso, bloccando il mio braccio al mio fianco, torco all'interno e continuo a fare questo movimento. Già nel primo movimento ho sentito proprio questo toc al polso.
e cominciamo dal polso. Posso anche, guardatevi, girare il polso, l'avambraccio in basso, in alto e continuo a fare questo movimento di torsione all'interno. Cambio la mano destra, intreccio delle dita della mano sinistra sopra la destra, gomito flesso e vado. Questo invece non è successo particolari rumori, ma continuo a fare questi movimenti un po' più in su, un po' più all'interno, piccoli, facendo la torsione del palmo della mano all'interno. Ok, ogni volta che poi finisco cerco di rilasciare dalle dita delle mani come se ci fosse qualcosa in mano, che ci fosse la colla o lo scotch e che non vuole uscire, no? Che non vuole staccarsi, e cerco di farlo staccare, questo movimento qua. Poi dai polsi e dalle avambraccia e dai gomiti. Ripeto, dalle dita delle mani, quindi faccio un movimento di torsione all'avambraccia, ok? Poi dai polsi e dai gomiti. Ok, e sono pronto per l'altro esercizio. Allora, dovrei fare quindi al contrario. Mano sinistra, giro la mano sinistra, con la mia mano destra prendo all'interno, 3 dita o 4 dita o 2 dita, come preferite, il pollice proprio più in basso rispetto alla falange del mignolo, proprio in questa zona, nella parte posteriore del palmo, quindi dal dorso del palmo, e fisso qua il pollice su questo punto. Adesso stendo il braccio in avanti e con il pollice torco il braccio, il pollice verso il basso e stendo e raccolgo e stendo e raccolgo e provo a ripetere diverse volte. Posso fare anche in questa posizione del braccio, meglio ancora estendendo il braccio in avanti. Ok, ancora un po', cambio la mano, 3 dita o 2 come preferite voi, pollice sotto il mignolino, aggancio bene e stendo in avanti. Non posso appoggiare il pollice sopra il mignolino perché sennò non c'è la torsione del braccio. Vado. Sentirete molto su questa parte del polso il punto ulnare. Fletto e stendo, fletto e stendo allo stesso momento, facendo la torsione del pollice verso il basso. Ok, dopo aver fatto 4-5 volte torno a fare quel movimento precedente, dalle dita delle mani, scrollando proprio le dita delle mani con delle torsioni del polso e dei gomiti, dai polsi e dai gomiti, dai polsi e dai gomiti. Ok, bene, questi sono i 3 esercizi. Primo, intreccio e torco all'interno, poi aggancio e torco il pollice all'esterno, e tra uno e l'altro questo tipo di decompressione. Sono molto ma molto validi. Ci mettete veramente pochissimo tempo,
2-3 minuti, anche perché questo esercizio e questo qua durante il giorno lo faccio spessissimo, molto spesso. I miei polsi sono, possiamo dire, anche abbastanza delicati e spesso mi danno fastidio in determinate posizioni. Allora cerco di migliorare almeno la decompressione. Ovviamente dopo devo cercare di creare una mobilità articolare ai polsi e poi di creare anche la forza ai polsi, perché ci sono delle posizioni molto impegnative dello yoga che si fanno con i polsi. Oggi non lo facciamo esattamente per darvi un'idea che anche lavorando sulla decompressione sulle mani non è che ho un beneficio solo per i polsi, ho un beneficio per tutto il corpo, perché tutti questi messaggi vanno all'interno della mia centralina, del mio cervello, che poi dopo mi dà ovviamente delle efferenze, per cui output, e in questo caso potrebbe anche migliorare le posizioni di yoga. Ora facciamo il Virabhadrasana 2. Bene, il Virabhadrasana 2 praticamente lui prende la distanza tra i piedi come il Trikonasana, come il Parsvakonasana, come il Virabhadrasana 1. La distanza tra i piedi sono praticamente uguali. La distanza sarà quella che vi verrà comodo agganciare i piedi. Ho già visto persone che fanno il Virabhadrasana 2 in questa larghezza. Poi negli anni ho pensato, caspita, è facile fare questa posizione, il Virabhadrasana 2 con una distanza tra i piedi molto piccola. Invece io l'ho sempre fatto in larghezza, quindi molto grande, in modo tale che la coscia fosse parallela a terra. Ma bisogna tenere in considerazione che ci sono persone che non riescono a aggiustare determinati tipi, aggiustare non direi tanto la parola, mettere a posto certe parti del corpo, perché magari sono troppo larghe le gambe e le anche non sono esattamente adeguate per fare determinati tipi di movimenti. Allora si potrebbe quindi accorciare, sentire bene il radicamento dei piedi a terra. La prima cosa sono i piedi. Se io ho questa posizione, mettiamo che sia quella posizione che io di solito lo faccio, e la persona ha difficoltà alla caviglia di agganciare l'esterno del piede, in questo caso il sinistro, o ha una difficoltà di aprire le anche ruotando dall'interno all'esterno, di portare il coccige in basso, oppure anche di rimanere in questa posizione perché è molto forte per la gamba destra e molto forte anche per la gamba sinistra. Allora cosa dico? Accorciare. Non sto lì nella posizione a tutti i costi, assolutamente no. Non sono io che devo andare verso a una posizione complicata o difficile per il mio corpo. È la posizione che deve venire verso la mia condizione. Anche gli insegnanti che sono bravissimi, che sono forti, che sono elastici, flessibili, fanno delle posizioni meravigliose, anche come Virabhadrasana 2, il Guerriero 2, ma perché c'è stata proprio una progressione, tanto tempo per arrivare a questa posizione. Non è che la prima volta si sono messi lì, posizione del Guerriero 2, basta, è finito, ho capito bene. Credo proprio di no. Da parte mia, come alunno, come allievo e come insegnante dopo tanti anni, ho visto che nel tempo ho
impiegato tanta energia e tanta forza su determinate posizioni che magari facendo una regressione avrei potuto anche avere una coscienza migliore all'inizio e poi piano piano, migliorando questa coscienza, lavorando il respiro, perché i piedi sono fondamentali, perché io aggancio i piedi a terra e sento bene la gravità che mi scarica il peso del corpo a terra e che mi alleggerisce il tronco dalla metà del tronco in su, dalla vita in su, che poi riesca anche ad mettere insieme il respiro per far sì che il movimento diventi più leggero, non sempre forte, teso, molto potente. Certo che potrei fare tutto. Allora, partiamo del Virabhadrasana 2 corto, ok? Sento bene il radicamento, fletto leggermente la gamba destra, metto il bacino in linea, coscili in basso, le cosce che ruotano dall'interno all'esterno e poi le braccia devono partire del tronco verso l'esterno. Per guardare verso destra. Sento i piedi, sento il respiro. Ok, mettiamo che questa posizione in questa distanza per me è abbastanza facile perché sono stato abituato già molto diversamente. Per cui io sono pronto per allargare e quindi vado a una larghezza maggiore, ma non ancora quella che sono abituato. Sento i piedi che mi danno questa presa, sento le cosce, punto il coccolo in basso, ruotano dall'interno all'esterno, cerco di sentire che della vita in su sia leggero per portarmi le braccia all'esterno. E per me è molto comoda ancora questa posizione, per cui vado ancora più in là, fletto la gamba, cerco di raggiungere una larghezza maggiore, di avere il controllo di tutto ciò che poi ho preparato prima. Non dovete andare subito nella posizione, punto. Fate un passo alla volta. Sento i piedi. Vedi che poi sono partito già con le braccia? No. Ecco, vedi, anche in questo video vedrete degli magari errori, delle abitudini che io ho preso da tanti anni. Aspetta un attimo. Ok? Aspettiamo un attimo. I piedi, sento i piedi, sento le anche che ruotano, sento i coccoli che riesco ad andare giù in basso, il tronco che non va a destra ma deve essere esattamente sempre in centro, come all'inizio della posizione. Bene, adesso sì, posso andare. E vengo su in alto. Bene, allora, vedete che poi lo yoga non è semplicemente una performance, mettersi sempre bellissimo in una posizione molto complicata, di spendere tanta energia per raggiungere una posizione. No, ci deve essere esattamente delle caratteristiche basilari. Il respiro. Riesco a respirare o a cambiare il mio respiro in quella posizione? Devo tirarmi o di allungarmi estremamente e poi dopo lasciar perdere il respiro? Sono delle domande, non sono delle certezze, sono delle domande. Dovrei fare una posizione col dolore?
dovrei fare delle posizioni perché ho visto solo nella fotografia o perché ho visto l'insegnante X piuttosto di un altro che ha fatto una sequenza meravigliosa. No, faccio dei passi indietro, faccio delle regressioni, cioè quelli che stanno cominciando, ma quelli che sono molto in avanti o l'intermedio, fate dei passi indietro. Non cercate sempre di andare in avanti, non vuol dire che siete là in avanti, ma dovete rivedere magari certi concetti. Io nella mia vita, per quanto riguarda lo yoga, ero a un certo livello, poi ho incontrato un insegnante che si chiama Elizabeth Pounds del metodo Scaravelli, Valli Scaravelli, che mi ha fatto rivedere tutto ciò che poi avevo imparato. Poi bisogna essere anche umile abbastanza di dire aspetta un attimo, ok, rivediamo tutto quella roba lì che ho imparato e vediamo esattamente quali sono i punti di incontro. Ciò che vi insegno è proprio è un insieme a tutte queste mie conoscenze di tanti anni, che sono stati più di 15 anni di pratica e di frequentazione con diversi insegnanti, che mi ha fatto proporre un tipo di yoga in quello che vedete in queste video lezioni, che mi sembra che ci siano, credo, di più di 40 lezioni in questo mio canale. Allora, oggi abbiamo fatto una posizione molto semplice, non vorrei entrare troppo nei particolari, vorrei soltanto dare l'idea della partenza, intermedio, magari un po' più avanti, ma cercando di sentire quello che avevo sentito all'inizio, con Virabhadrasana 2 più corto. Praticate a destra, poi praticate a sinistra, solo questa posizione. E poi, se volete, scrivete sui commenti qua sotto cosa avete notato, come vi siete arrivati magari a una posizione più larga con le gambe. Ecco, se avete proprio respirato bene, se le braccia e il tronco, quindi la colonna, erano leggere. Ecco, questo è importante. Per ora ho finito, spero che questa lezione sia stata molto utile. Decompressione e Virabhadrasana 2 e ci vediamo lungo le strade.